Ora meglio passare di qua perché vedete l'acqua è arrivata ovunque. Stare qui e vedere proprio l'acqua vicinissima, tipo piscina, no? Sapete l'acqua con delle piscine quando l'acqua è a bordo piscina, ecco, da questa sensazione. Guardate, mi abbasso e vedete come sto vedendo io il lago in questo momento. Il video di oggi è dedicato a Lazzise, in particolare a questo lungolago fantastico. Guarda, io metto gli occhiali come sempre perché dà fastidio, guardate che bello. Allora, in realtà poi c'è tutta quella passeggiata che inizia là in fondo, sono circa 500 metri, di cui ho già fatto un video, ma oggi mi voglio concentrare più su questa zona perché nello scorso video, per chi l'ha visto, qui c'era il mercato, quindi veramente non ho fatto vedere molto, mentre oggi voglio un po' andare a vedere con voi questa zona. Allora, intanto vedo questa scultura. Federico Aldigretti, libro Cecchini autore, quindi non è nulla di storico. Poi qui a Lazzise a me piacciono molto i fiori che mettono, ci sono tantissimi fiori, anche qui ho notato anche l'altra volta il colore, anche qui azzeccato con il colore del lago, guardate che bello, tutto in linea. E poi ci sono quei fiori fantastici, guardate che bello. E c'è questa passeggiata che sembra una delle più belle del lago di Garda, con queste panchine, con i fiori, con i lampioni. Ora io non so se è la più bella del lago di Garda, a me piace tantissimo anche Salò, però c'è da dire che è veramente bella. Poi quest'anno l'acqua è anche molto alta, vedete, quasi si può arrivare con i piedi sedendosi sul bordo. Adesso facciamo tutta questa passeggiata, vi faccio vedere questa zona e poi andiamo a vedere il porticciolo. Anche questi lampioni caratteristici. È giovedì mattina, quindi non c'è molta gente, è abbastanza tranquillo. L'altra volta non ricordo, ma sono venuto credo di lunedì o martedì, c'era il mercato, quindi non c'era praticamente nulla da vedere perché c'erano tutti i furgoni, e adesso invece mi posso godere un po' Lazzise, questa passeggiata. E stamattina è una giornata stupenda, oggi è il 27 giugno, temperatura perfetta, e anche il giorno del mio compleanno. Compio, togliamo gli occhiali, mi vedete, 49 anni. Vabbè, rimettiamo gli occhiali. Guardate anche che bello questo hotel là sopra. Con questa vista magnifica. Guardate quanto è alta l'acqua. Cioè veramente non ci si può avvicinare perché esce, vedete. Stamattina è leggermente mosso il lago, c'è un po' di vento e l'acqua subito esce. Poi sicuramente mi fermo a prendere un caffè qui, ristorante pizzeria Miralago. Non fanno neanche fatica a uscire dall'acqua perché praticamente l'acqua arriva alla passeggiata. Io penso che veramente soggiornare qui, guardate, vi svegliate la mattina, la sera al terrazzino e avete la passeggiata e il lago davanti. Effettivamente questa passeggiata è molto caratteristica, con questa pavimentazione, i lampioni, gli ulivi e queste panchine tutte allineate. È anche molto suggestivo stare qui e vedere proprio l'acqua vicinissima, tipo piscina, no? Sapete l'acqua con delle piscine quando l'acqua è a bordo piscina, ecco, da questa sensazione. Guardate, mi abbasso e vedete
come sto vedendo io il lago in questo momento. Ora meglio passare di qua perché vedete l'acqua è arrivata ovunque. Anche questo, guardate che bello. Far colazione qui la mattina, lì credo sia un hotel. Come sapete o forse non sapete, l'Assise è il primo comune in Italia. Leggevo che è diventato il primo comune in Italia perché l'imperatore, se non ricordo male il nome, Ottano, nel 983 d.C. firmò il documento che lasciò piena autonomia al comune. Anche questa parte bellissima. Io adesso mi metto di qua e vi faccio una panoramica più ampia, se non cado nell'acqua. È veramente vicina all'acqua e faccio vedere questa panoramica adesso. Ecco, guardate questa zona a cerchio, che bella. E qui potete vedere poi da questa prospettiva il lungolago. Ora di lì si va in centro, ma voglio fare un video dedicato al centro, alle mura, al castello, anche se il castello non è visitabile all'interno perché è di proprietà privata. Credo, leggevo, della famiglia Berini. Lì c'è il porto per prendere il traghetto e di là voglio andare a vedere il porticciolo. Anche qui la mattina fare cappuccio brioche è fantastico. Qui ora, se volete guardare con, non credo si riesca a vedere con il telefono, con la videocamera, qui c'è il porto e a sinistra c'è il porticciolo, zona molto forse più caratteristica di L'Assise. Ecco, questa è l'entrata al porto, il più antico, la zona forse più antica di L'Assise. Qui vedete la piccola darsena circondata da questi edifici, ora vi faccio vedere, molto pittoreschi, colorati, e con lo sfondo, poi lo vedremo meglio, là del castello scaligero. Credo che questa zona sia la più antica perché naturalmente era il fulcro delle attività commerciali, quindi le barche dei pescatori, e non soltanto i pescatori ma per lo scambio di merci, come leggevo prima, quindi arrivavano qua, attraccavano qua. E là c'è la chiesa di San Nicola, e leggevo prima era molto importante a quell'epoca perché San Nicola era il protettore dei marinai. Ora facciamo un giro qui del porto e là vedete molto pittoresche tutte le barche colorate. Ecco là, c'è una vista spettacolare sulla torre del castello che purtroppo non è visitabile. Guardate.
Guardate com'è bella l'entrata là, veramente stupenda. E lì tutte queste barche colorate. Allora, alle mie spalle si va nel centro, ma voglio continuare il video in questa zona che è molto veramente affascinante con questo porto, e ora vi do una prospettiva da qui che è bellissimo, cioè, guardate che bello. Poi stamattina i colori del lago sono stupendi, la giornata è favolosa, ma adesso volevo andare a visitare la chiesa di San Nicolò e vedere se c'è qualche informazione in più a quello che io vi ho già detto. Qui vedete il campanile e qui tutte le barchette colorate. Ora qua ci danno delle indicazioni della chiesa, andiamo a vedere. Allora, le informazioni più importanti che danno lì in sintesi sono dell'epoca, cioè è una chiesa romanica del XII secolo ed è sempre appartenuta all'Assise. C'è stato un restauro, il primo più importante, nel 1595, e poi la descrizione continua parlando dei vari restauri che ha avuto nei periodi successivi rinascimentali. Adesso andiamo però a fare un giro dentro e vediamo com'è. Tanto qui fuori vedete degli affreschi, ce ne sono poi anche all'interno e vediamo com'è dentro. Qui ci sono tutti gli affreschi ancora abbastanza bene conservati per quello che si può vedere, e questa è tutta la chiesa. Allora, sono uscito dalla chiesa di lì, adesso voglio vedere questa vietta, vi faccio vedere, molto suggestiva. Guardate che caratteristica. Qui c'è un altro ingresso alla chiesa, ovviamente probabilmente un ingresso più antico, storico, e guardate che bella questa piazza. Qui c'è un pozzo, non ci sono indicazioni, ma chissà quanti anni ha. E anche qui guardate che bello questo giardino con questa visuale della chiesa da fuori. C'è anche la lucina dentro, guardate da fuori com'è suggestiva. Secondo me di sera qui deve essere molto bello venire, farò dei video anche serali. Ma spostiamoci dall'altra parte. Allora, volevo andare di qua e andare a vedere quella vista panoramica, guardate. Ora, quelle sedie sono fisse lì, le ha messe il comune, guardate che belle, vi sedete e avete una vista spettacolare. Anche questa zona qui dietro, vi faccio vedere, con le panchine, guardate che bello. Ora andiamo a vedere dall'altra parte il porto con un'altra visuale
E anche qui notavo delle panchine, delle sedie, perdonatemi, guardate che belle. Tra l'altro sono anche, tra virgolette, abbastanza magari comode, con questa parte in legno all'interno, cioè diciamo meno fredda, perché il ferro ovviamente se non fa caldo diventa freddo, oppure al contrario in questo momento che brucia, almeno qui il legno è fresco, ve lo garantisco. Qui vedo che possono anche pescare se qualcuno interessa, e questa è la vista da quest'altra parte del porticciolo. Ebbene, io con questa vista magnifica alle mie spalle vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, grazie veramente di cuore per tutti quelli che hanno visto il video fino a qui e ci vediamo in un prossimo video.